Dopo vari video in cui ho spiegato come usare i controller per gestire i suoni, qualcuno ha cominciato a chiedermi, sì, ma come si fa a crearlo un suono? Non è certo un argomento che si possa liquidare in 2 minuti. Teoricamente dovrei partire dalle origini, la fisica del suono, la storia di alcuni strumenti musicali, l'organo Hammond, sintesi additiva e sottrattiva, campioni, modulazione di frequenza. Finirei per annoiarvi. Molto meglio invece entrare nei menu della tastiera e commentare mentre preparo esempi molto semplici, giusto per cominciare a capire dove mettere le mani. Poi eventualmente ognuno potrà divertirsi a sperimentare da solo. Consideriamo che sulla macchina ci sono parecchi suoni già pronti, i cosiddetti preset, sia per intere performance che per singole parti. Sono divisi per categorie, molto intuitivo, quindi su questo non credo sia necessario spiegare nulla. Ho chiarito questa cosa dei preset perché in effetti di solito quando vogliamo un suono, per prima cosa andiamo a cercare quello più simile e poi eventualmente lo personalizziamo. Facciamo quindi un esempio molto elementare. Sono una performance. Voglio aggiungere una parte con un tappeto di strings. Lo cerco tra i preset. Parte singola. Strings. Ensemble. Vediamo questo. Ecco, questo non è male, però lo voglio più aperto, più presente. Usciamo e lo troviamo nella performance. Entro nei menu della parte, Edit, vedo un po' come è fatto per capire come modificare. Potremmo usare un equalizzatore dell'intera parte, effetti, equalizzatore e alzare gli alti. Però troppo facile. Vediamo invece i valori del filtro negli elementi usati. Sono usati i primi 5. Filtro. Noi possiamo aprirlo da qui, il cutoff. Possiamo perfino sostituire la forma d'onda dei singoli elementi. Sentiamola da sola. Insomma, smanettando qua e là si comincia a capire cosa andare a toccare per fare questa o quella determinata cosa. E aggiungo che va allenato anche l'orecchio per cogliere dettagli sonori in grado di guidarci, soprattutto se ad esempio vogliamo riprodurre il suono di quella canzone che dobbiamo suonare con la band. Facciamo un esempio classico, il synth di Jump. Favoloso. È una classica forma d'onda a denti di sega, ricca di armoniche, sicuramente composta da più generatori, detti anche oscillatori, ma per motivi didattici provo a partire totalmente da zero. Su Mod X e Montage possiamo scegliere fra 3 tipi di suono. Abbiamo i campioni, a centinaia, c'è la sintesi FM e poi varie parti ritmiche. Per adesso esaminiamo il primo caso. Creo una parte init, ricerca categorie, init. Sono 3 tipi, a noi interessa il primo tipo. Usciamo. Si sente un piano piuttosto asciutto. Andiamo a vedere come è fatto. Edit. C'è un solo elemento attivo. Che campione usa? Ovviamente un tipo di piano. Cerchiamo un campione più adatto tra i synth, meglio da qui. Ora scorriamo,
Arriviamo alla categoria che ci interessa. Ci sono campioni già molto analogici, ma si era detto di costruire da zero, quindi cerchiamo un denti di sega per così dire asciutto. Proviamo questo. Ora voglio rendere il suono un po' più corposo. Aggiungiamo un po' di chorus nella parte. Effetti. Il primo. On. Scegliamo un chorus. Nella sezione filtro dell'elemento possiamo aprire o chiudere il suono. Da qui, cutoff frequency. E questo valore è sintetizzato nel grafico. La sezione ampli gestisce tutto ciò che riguarda il volume, il pan e così via, la sensibilità, la dinamica. La sottosezione relativa all'inviluppo ci permette di regolare questi livelli nel tempo dopo aver premuto un tasto. Sarebbe il tipico schema ADSR: attacco, decadimento, sostegno, rilascio. Sul MODX è un po' più complessa perché ci sono dei parametri in più. Nel nostro caso vogliamo una risposta abbastanza secca, quindi attacco e rilascio brevi. E qui già lo sono. Se io per esempio facessi un attacco più lungo, o un rilascio più lungo, a noi interessa secco per fare. Poi con qualche ritocco sull'inviluppo anche quello del filtro, ci trasforma il synth in un brass molto familiare. Per arricchire questi suoni analogici, a parte il chorus, è buona pratica usare almeno 2 generatori. Quindi io duplico questo elemento, premendo Shift Edit, lo faccio duplicare sul 2, ok, adesso ce l'ho duplicato, identico. Ora col pan, da qui, ne metto uno a sinistra e uno a destra. Non solo, ne scordo di qualche centesimo in alto uno e in basso l'altro. Praticamente sto simulando i difetti del sintetizzatore analogico. Insomma, un suono base consiste in una forma d'onda che attraversa una serie di trattamenti, come l'intonazione, detta pitch, il filtro che abbiamo visto prima, il volume, effetti vari, eccetera. Imparare come funzionano questi meccanismi e ovviamente anche dove si trovano consente di prendere familiarità con la macchina e sfruttare meglio le sue caratteristiche, anziché limitarsi a scaricare tonnellate di suoni campionati. Ovviamente si possono creare anche suoni più complessi usando più generatori, anche molto diversi fra loro. Se vedo che l'argomento piace, potrei fare anche altri video di questo tipo, con suoni sempre più elaborati. Anche perché immagino che vedere come si costruisce un suono sia più comprensibile che leggere un manuale.